Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come con il laser Atomstack X7 Pro da 50 watt si può tagliare del compensato da 4 mm. Quindi oggi lavoreremo sul taglio. Faremo una semplice prova di taglio con la macchina, diciamo come standard, senza nessuna modifica che riguarda l'aria assistita, perché ve lo devo dire sinceramente, questo tipo di macchine a diodo hanno bisogno, ma anche quelle a CO2 hanno bisogno dell'aria assistita per tagliare, perché per il taglio dei materiali, anche gli acrilici, serve l'aria assistita, e questo lo vedremo nei prossimi video, perché vi farò vedere tante altre belle cose, tipo per esempio come si può fare una cosa del genere o quelle altre cose tipo questi o altre cose. Oggi invece andiamo a vedere un semplice lavoro di taglio del compensato da 4 mm con questa macchina, quindi passiamo subito sul computer. Bene, eccoci nella mia postazione, quindi andiamo a utilizzare due programmi. Cerchiamo di mettere in chiaro due cose. Per lavorare sui tagli bisogna partire o da un'immagine che noi abbiamo scaricato da internet, oppure la dobbiamo realizzare noi, però comunque sia si deve lavorare sempre con dei file vettoriali, diciamo con la grafica vettoriale. Che cosa significa la grafica vettoriale? Che chiamiamoli così, i disegni devono essere formati solo da delle linee. Adesso andiamo ad aprire un programma, perché io uso il programma open source Inkscape abbinato al laser GRBL. Quindi adesso andiamo ad aprire Inkscape e vi faccio vedere qualcosina. Ecco, questo non sarà un tutorial su Inkscape, però mi raccomando. Allora, bisogna prima di tutto stabilire la misura del nostro lavoro. Per esempio, se io devo fare un oggetto di una certa misura, oppure se io devo lavorare su un pezzo di compensato di qualsiasi altro materiale di una certa misura, quindi io posso impostare questo già dalla finestra file, documento, e mi vado a impostare le misure del documento, ma sarà anche la misura del nostro lavoro. Adesso comunque io voglio fare solo delle prove, quindi vado a fare un cerchio. Per esempio faccio un cerchio di raggio 25 mm sia sulla X che sulla Y. Ok, ok, quindi questo sarà il mio cerchio. Adesso non si vede perché non si vede? Perché ho il riempimento a 0 e il colore del contorno è nero, però è troppo piccolo, 0,1, quindi vado ad ingrandire, così potete vedere il cerchio. Questo è un cerchio di 5 cm di diametro. Allora, poi dentro questo cerchio io voglio metterci una lettera. Per esempio ci metterò la lettera M di maker. Ok, posso ingrandirla, per esempio così. Ora questa la posso centrare addirittura selezionando tutto, vado qua su linea e me la centro. No, però questo è relativo alla pagina, vedete? Se io invece me lo metto relativo al disegno, me li centra tutti e due. Facciamo un esempio, facciamo che questo è spostato più in qua, io li seleziono tutti e due, adesso che ho messo disegno me li centra così, senza spostarli al centro della pagina. Bene, ho realizzato la mia grafica, l'ho messa così, però questo adesso non sarà un
un formato vettoriale, quindi vado qua su vettorizza bitmap, faccio così, anzi devo andare su tracciato e devo fare da oggetto a tracciato, quindi adesso questo qua è un tracciato, vedete, perché si possono selezionare i punti. Poi devo andare qua sul riempimento, gli do un riempimento sempre 0, contorno nero, stile contorno, mettiamo 0.1 mm. Ecco qua, quindi questa sarà la mia grafica. La ingrandisco per farvela vedere. Quindi io voglio ottenere una cosa del genere, tipo una specie di ciondolo. Questo posso farlo anche un pochino più piccolo, così. Me lo vado sempre a centrare tutti e due, così e così. E poi facciamo un trucco, andiamo su file, proprietà del documento, andiamo, apriamo qui e facciamo ridimensiona pagina disegno o selezione. Quindi adesso la pagina diventa quanto al disegno, ok? Quindi adesso ho il mio file bello pronto con il cerchio, andrò a fare il taglio, seguirà questa traiettoria e poi questa traiettoria. Adesso posso andare a esportare, faccio salvo con nome, me lo salvo sul desktop e faccio cerchio M prova, un esempio, in formato SVG. Vado ad aprire il mio laser GRB, no, a questo è un altro programma che non useremo oggi. Vado ad aprire il laser GRBL. Che è il programma con cui io vado a controllare il laser, però in questo caso lavorerò sulla scheda SD, ovvero io ho una scheda SD che uso anche per la stampante 3D, la metto qua dentro, vado ad aprire il mio file, lo trovo, qui ce l'ho sul desktop, allora cerchio M prova, eccolo qua, quindi mi si apre questa finestrella nel caso del taglio. Se andate a vedere il video sulla incisione vedrete che si è aperto un altro tipo di finestrella. Comunque qua io devo andare a dare la velocità vettoriale in millimetri al minuto. Ho anche una libreria qua, però il modello di laser che ho io, l'X7, non c'è il modello A5 Pro che ci si avvicina di più, però io vado a selezionare cut, il tipo di materiale posso mettere hardwood e qua mi porta che per tagliarlo ci vuole una potenza del 100%, una velocità del 150 mm al minuto, passaggi 3 passaggi, e quindi ora vi faccio vedere che cosa succede con questi parametri. Facciamo una prova, faccio quindi crea e questo è il risultato, diciamo. Qua mi fa vedere che andrà qua, poi farà il giro, eccetera eccetera. Vado su file, salva esportazione veloce, me lo faccio salvare qua e gli do questo nome, salva. Bene, quindi adesso noi andiamo al laser e mettiamo la scheda SD, lo facciamo lavorare, ci spostiamo di là. Qua ho un pezzetto di compensato, lo metto sulla macchina, è molto storto, però diciamo che ci posso lavorare lo stesso, anzi è troppo storto. Questo andrà benissimo. Ok, accendiamo la macchina, mi si accende il display, devo inserire la scheda SD qua, mi si apre questa finestra, vado sempre a trovare il mio file, cerchio M prova, ecco, l'ho selezionato, quindi adesso devo solo posizionare la testa del laser
per regolare l'altezza. Quindi me la vado a portare lentamente qua, voglio metterla a quest'angolo. Bene, nel momento in cui ho selezionato il file si accende il laser, potete vedere, no, non si vede più. Ok, ho posizionato il laser nel mio punto iniziale, posso andare a dare questo come punto 0, quindi vado su posizione, ok, e poi gli faccio fare il frame. Ecco, questa diciamo è lo spazio che occuperà, e andiamo a dare il via. Abbiamo detto con quei parametri. Dice quanti passaggi vuoi fare, abbiamo detto 3 passaggi, quindi gli do l'ok. Oddio, direi che mi posso già fermare. Questo è il risultato con quei parametri. Direi che già quasi l'aveva tagliato con un solo passaggio, già l'aveva quasi tagliato, ma non va bene perché, come vedete, lo brucia troppo, quindi non va bene. Sono andato al computer e ho fatto un piccolo cambiamento. Praticamente ho modificato i parametri di taglio e ho dato 1200 come velocità e una potenza del 90%, perché adesso voglio andare a fare questo. Intanto mi seleziono il file, mi si è acceso il laser e me lo posiziono nel punto che ho scelto come punto iniziale, sarà questo, gli do ok, punto 0, adesso gli faccio fare il frame, ecco, questo sarà lo spazio che mi occupa, dopodiché vado a dare play, però questa volta non gli farò fare 3 passaggi come prima, gliene faccio fare per esempio 6 passaggi e vediamo che cosa succede. Ok, con 6 passaggi non è riuscito, quindi gliene faccio fare altri 6. Adesso possiamo già vedere che un po' il laser comincia a passare, ecco. Siamo al secondo giro.
terzo passaggio. Ecco, già a questo punto siamo al quarto passaggio, 6, 4, 10 passate, è arrivato dall'altra parte. Però c'è da dire che dobbiamo vedere il risultato. Direi che quasi quasi ho finito. Questi sono stati 12 passaggi, andiamo a vedere che cosa è successo con questi parametri. Questo è il risultato. Vediamo dall'altra parte. Ta-ta, ecco, bene. Il risultato è che non ha tagliato in tutti i punti, quindi ci volevano almeno un altro paio di passaggi. Quindi le impostazioni corrette, diciamo, con questo tipo di materiale che ho io sarebbero 12 passaggi più gliene facciamo fare altri 2. Ok, poi ovviamente, come sapete, vado a posizionare il laser, lo faccio partire da qua. Quindi abbiamo detto gli facciamo fare 14-15 passaggi. Ok, possiamo vedere che già ha cominciato a passare dall'altra parte, ma non in tutti i punti. Quindi facciamo finire il lavoro. Eccolo, potete vedere il laser come passa dall'altra parte. L'incisione è finita, quindi posso andare. Oh, è caduto, direi che l'ha tagliato perfettamente. Lo vediamo da vicino, così potete controllare come è venuto il taglio con questi parametri. C'è anche da dire che va bene, l'ha tagliato, sì, però ci sono voluti 12 passaggi, anzi 14 abbiamo detto, con una velocità di 1200 mm per minuto e una potenza del 90%. Perché? Perché altrimenti si fa una schifezza come questo. Quindi succede che con il taglio allora bisogna bilanciare bene i parametri velocità e potenza, perché altrimenti dipende dal materiale, se è poca la velocità e molta troppa la potenza si bruciacchia tutto. Se al contrario si fa poca potenza e troppa velocità ci vorranno 3200 passaggi. Quindi bisogna trovare una via di mezzo senza aria assistita. Quindi io mi sono trovato bene con questi parametri, però vi posso affermare con certezza che questa macchina per il taglio funziona egregiamente solo con l'aria assistita. Quindi ci vuole necessariamente un kit di aria compressa. Nel prossimo video lo vedremo, vi farò vedere il kit che ho realizzato io, cioè l'ultima versione, perché ne ho realizzate diverse versioni fatte con Fusion 360 alla stampante 3D. Quindi ci vediamo nel prossimo video, non ve lo perdete, perché farò vedere questa macchina che viaggia a grandi livelli e si possono fare lavori di questo genere, tipo queste cose qua. Questo l'ho tagliato con un solo passaggio, un passaggio con l'aria assistita. Vi faccio vedere. Ecco questo. Ciao e alla prossima.